Ciao a tutti e bentornati in un altro tutorial di lavoro a maglia con Serena Paliria. Oggi faremo un confronto di due metodi, di due tecniche per avviare le maglie che spesso, specialmente nei tutorial in lingua inglese, troviamo sotto lo stesso nome. Si tratta del long tail cast on, cioè l'avvio con la coda lunga, il filo lungo, e l'Old Norwegian cast on, detto anche German twisted cast on, cioè il metodo vecchio norvegese, detto anche tedesco girato. Dunque qui io ho fatto, questo è un campioncino di long tail cast on, come potete notare qui ha le linee diagonali regolari, e qui ho fatto un campioncino con le due tecniche. Se osservate bene sarete in grado anche voi di distinguere dove ho terminato con il long tail cast on e dove ho iniziato con il vecchio norvegese o girato tedesco. Dunque, per non perdere troppo tempo dal tutorial, è questo il punto. E questo perché qui come ho detto prima ci sono le linee diagonali regolari, mentre qui sì, ci sono le linee diagonali qui in basso, ma qui in alto, qui in mezzo, qui vedete ci sono le linee orizzontali che qui non troviamo. Quindi si tratta di metodi simili ma diversi, e oggi vedremo entrambi questi metodi. Dunque, per iniziare vediamo come si calcola il filo da utilizzare. C'è il metodo 3 volte la lunghezza desiderata, cioè se noi vogliamo fare un capo che dovrebbe essere largo tanto, prendiamo 3 volte questa lunghezza e poi apriamo il filo, e questa parte è quello che chiamano coda lunga, filo lungo, il long tail. Però c'è anche un altro metodo, sicuramente ce ne sono ancora altri, però io presento questi due. Fare un capietto qui all'inizio, inserire il ferro e girare il filo attorno il ferro, e i giri dovranno essere pari al numero delle maglie di cui noi abbiamo bisogno. Dunque, se io per esempio ho bisogno di 12 maglie, giro 12 volte il filo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12, ed è questa è la lunghezza di cui ho bisogno come long tail. Fatto questo andiamo a esaminare le due tecniche di montaggio di maglie. Iniziamo con quella più semplice. Fatto questo, adesso andiamo a esaminare le due tecniche di avvio di maglie. Sono due tecniche simili, è vero, sono sorelle direi, ma hanno alcune differenze nel modo in cui si lavorano. Dunque, per iniziare potete iniziare facendo un capietto così semplice,
o un cappietto così un po' che poi prendete con il ferro, ma entrambe queste tecniche hanno un avvio particolare e io inizio con questo avvio particolare. Dunque, come prima cosa, il modo di tenere il filo è identico. Io voglio questa parte, il long tail, lo voglio verso di me, perché così deve stare. Dunque, inseriamo il ferro qui. Utilizzeremo il pollice e l'indice. Uniamo adesso il pollice e l'indice e inseriamo in questo modo le due dita tra le due parti del filo e apriamo le dita. Qui bisogna tenere il filo. Questo è comune a entrambe le tecniche. L'inizio è sempre uguale. Metto in questo modo il ferro sotto il filo qui in mezzo a metà e giro, vado qui, passo il ferro tra le due parti del filo, giro e passo il ferro da questa parte e lo porto, e come potete vedere qui ho fatto un cappietto e passo adesso il ferro e il filo che ho preso attraverso questo cappietto e abbiamo già fatto 2 maglie. Per lavorare queste tecniche, per avviare le maglie con queste 2 tecniche, dovete abituarvi a fare il movimento così, avere le dita così e fare il movimento così delle dita della mano. Dunque inseriamo di nuovo, uniamo le 2 dita, indice e pollice, li inseriamo qui tra le 2 parti del filo, apriamo le dita e adesso andiamo a lavorare la tecnica long tail cast on. Porto il ferro verso di me e lo passo da questo lato del filo tra i 2 fili. In questo modo sto creando un cappietto, poi giro la mano, per questo ho detto dovete abituarvi a fare questo movimento. Prendo il filo, passo il filo da questo lato e lo porto e lo passo attraverso questo cappietto che ho già creato. Ancora apriamo le dita, spostiamo il ferro qui, inseriamo il ferro tra i 2 pezzi del filo e poi spostiamo il ferro da questo lato, prendiamo il filo e lo passiamo attraverso il cappietto che abbiamo creato. Ecco il perché facendo così questo movimento con le mani ci facilita il lavoro. Dunque, ripeto, inseriamo le 2 dita pollice e indice qui, prendiamo il filo qui sotto, lo teniamo con le altre dita, apriamo il filo, spostiamo il ferro da questo lato, lo inseriamo tra le 2 parti del filo, così creiamo un cappietto, poi lo spostiamo e prendiamo da questo lato questo filo e lo passiamo attraverso questo cappietto che abbiamo fatto. Ultima volta, dunque inseriamo le 2 dita pollice e indice tra le 2 parti del filo, qui teniamo con le dita, apriamo queste 2 dita, spostiamo la mano con il ferro verso di noi e inseriamo il ferro tra le 2 parti del filo e poi passiamo da questa parte qui, della parte esterna, prendiamo il filo,
e lo passiamo attraverso questo capietto che abbiamo già creato. E questo è il long tail cast on. L'avvio con il filo lungo, la coda lunga. Adesso andiamo a vedere come fare con la tecnica vecchia norvegese o girato tedesco, insomma, questo che è. Allora, la tecnica è sempre la stessa: pollice, indice, li uniamo, li inseriamo qui tra le due parti del filo, apriamo, qui sottoteniamo, facciamo sempre questo movimento con la mano, ma adesso spostiamo il ferro verso di noi dalla parte esterna qui e prendiamo entrambi i fili qui e poi giriamo il ferro e lo passiamo tra i due fili qui in mezzo verso di noi. Poi giriamo la mano, sempre dalla parte esterna prendiamo il filo che sta sull'indice e lo portiamo verso questo capietto che abbiamo creato. Adesso ci sono due modi per far passare sto filo da questo capietto. Uno, giro il dito e lo passo così. Uno è questo. Ancora lo faccio, spostiamo il ferro da questa parte, lo passiamo sotto entrambi i fili e lo portiamo qui in mezzo e lo facciamo uscire da questo lato. Poi lo rispostiamo, perché il movimento, abbiamo detto, è sempre lo stesso. Dalla parte esterna prendiamo il filo e lo dobbiamo passare qui, quindi giriamo questo dito e lo facciamo passare da questo capietto. Ancora una volta, sposto il ferro verso di me, verso il pollice, lo passo sotto entrambi i fili, lo inserisco tra i due fili e lo faccio uscire da questa parte. Poi sposto il ferro verso l'indice dalla parte esterna, prendo il filo e lo porto qui, giro il dito ed ecco che il filo è ancora. Sposto il ferro verso il pollice, lo faccio passare da questa parte qui, sotto entrambi i fili e poi lo inserisco tra i due fili e lo faccio uscire da questo lato. Poi lo sposto verso l'indice dalla parte esterna, lo porto con me e giro questo dito, il pollice, e così passa il filo attraverso il capietto. Ancora una volta, porto il ferro verso il pollice, lo faccio passare sotto i due fili e poi lo faccio entrare tra i due fili e uscire da questo lato verso di me. Poi sposto il ferro verso l'indice, prendo il filo dalla parte esterna, lo porto qui e ora giro il dito così e passo il filo attraverso questo capietto. C'è ovviamente anche un altro modo che si usa, sempre la stessa maglia, la vecchia norvegese, è solo un po' questo modo di far uscire il filo dal capietto è più semplice, l'altro è un po' più complicato. Dunque sposto il ferro verso di me, verso il pollice, lo faccio passare sotto i due fili, poi lo faccio passare tra i due fili, lo faccio uscire da qui, poi dalla parte esterna prendo il filo che sta sull'indice e poi lo faccio passare in realtà qui, però vedete qui è un po' più complicato farlo passare. Potete aiutarvi con
le dita, ma il risultato è sempre lo stesso. E anche qui, come potete vedere, vedete, questo è il long tail e questo è il vecchio norvegese. Si vede la differenza dei punti. Scusate, è un po' sfocato, eccolo, scusate, a volte è un po' sfocato. Vedete qui le linee, vedete qui, vedete qui sono le linee, scusate, un po' sfocato, qui sono le linee diagonali e qui cominciano ad essere anche queste orizzontali. Scusate della qualità, ecco, vedete la differenza, si vede, anche se è un po' l'immagine un po' sfocata, ma si vede. Quindi, come potete vedere, la long tail Gaston e la vecchia norvegese non sono esattamente la stessa maglia, sono maglie sorelle. La tecnica è simile, solo che cambiano alcuni dettagli. Spero di esservi stata utile. Grazie per essere stati con me anche stavolta. Fino alla prossima volta, ciao ciao.